cosa vide realmente Ezechiele? Che cosa raccontano veramente i testi sacri? È possibile che le apparizioni di quello che poi divenne un profeta o un patriarca nell'antichità siano di origine extradimensionale o interplanetaria? Guardavo ed ecco un uragano avanzare dal settentrione, una grande nube, un turbinio di fuoco che splendeva tutto intorno e in mezzo si scorgeva come un balenare di elettro incandescente. Al centro apparve la figura di 4 esseri animati. Ebbene, cari signori, questo è ciò che racconta la Bibbia, visioni celesti di fenomeni che l'essere umano del tempo non poté che interpretare come manifestazioni divine. La domanda è questa: erano davvero manifestazioni divine o c'è altro? E se fosse stato tutto un grosso inganno? C'è chi afferma, come Ezechiele, di aver visto esseri dotati di ali, con 3 facce, riconducibili ai volti di diversi animali, vere e proprie chimere. C'è chi afferma di aver visto i soliti grigi, chi afferma invece di aver visto i lux, esseri di luce. E se, come afferma l'ipotesi parafisica nel corso delle ere, questo fenomeno, che certamente esiste, si è manifestato sotto la forma che al tempo eravamo più propensi e storicamente pronti a vedere? Attenzione, qui non si mischiano tematiche religiose alle fiction di fantascienza, a Gesù, agli alieni che sono buoni, che ci salvano, però l'alieno che è andato da Putin. No, qui non si propone immondizia come fanno alcuni pseudo ricercatori in Italia, che più che ricercatori sono i capi di sette ufologiche religiose che vi propongono tonnellate di immondizia. No, semplicemente qui si fa notare che alcuni passi dei testi sacri, dalla Bibbia al Corano, non solo sono discutibili, ma inoltre possono avere pesanti ricollegamenti con l'ufologia, con la visione e l'interpretazione che le genti del tempo davano ad eventuali oggetti volanti non identificati. Il libro di Ezechiele è il terzo degli ultimi profeti di quello che in ebraico viene chiamato Nevi'im, che risulta essere la seconda divisione principale della Bibbia ebraica. Il libro di Ezechiele è uno dei maggiori libri profetici dopo Isaia e Geremia e secondo il libro stesso vennero registrate 6 visioni dal profeta Ezechiele, esiliato a Babilonia dal 593 al 571 a.C. circa, che fu vittima di diverse esperienze, come dire, molto particolari. L'Antico Testamento, signori, la Bibbia ebraica e cristiana sono stracolme di riferimenti al sovrannaturale, sono piene di indicazioni che possono farci pensare che, se anche al tempo interpretarono il tutto come visioni divine, quelli che noi chiamiamo UFO vengono potenzialmente osservati nei cieli del pianeta Terra da millenni. E per quanto non esistano vere e proprie prove, è affascinante leggere determinati passi antichi e provare a capirci qualcosa con un approccio oggettivo e soprattutto che si distacchi dalla visione religiosa di 3000 anni fa. Il 5 del quarto mese dell'anno 30°, mentre mi trovavo fra i deportati sulle rive del canale di Chebar, i cieli si aprirono ed ebbi visioni divine. Il 5 del mese era l'anno quinto della deportazione del re, Loiakin. La parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele figlio di Busi, nel paese dei Caldei, lungo il canale di Chebar. Qui fu sopra di lui la mano del Signore. Io guardavo ed ecco un uragano avanzare dal settentrione, una grande nube e un turbinio di fuoco che splendeva tutto intorno e in mezzo si scorgeva come un balenare di elettro incandescente. Al centro apparve la figura di 4 esseri animati, dei quali questo era l'aspetto. Avevano sembianze umane e avevano ciascuno 4 facce e 4 ali. Le loro gambe erano dritte e gli zoccoli dei loro piedi erano come gli zoccoli dei piedi di un vitello, splendenti come lucido bronzo. Sotto le ali, ai 4 lati, avevano mani d'uomo, tutti e 4 avevano le medesime sembianze e le proprie ali, e queste ali erano unite l'una all'altra. Mentre avanzavano, non si volgevano indietro, ma ciascuno andava dritto avanti a sé. Quanto alle loro fattezze, ognuno dei 4 aveva fattezze d'uomo, poi fattezze di leone a destra, fattezze di toro a sinistra e ognuno dei 4 fattezze di aquila. Le loro ali erano spiegate verso l'alto, ciascuno aveva 2 ali che si toccavano e 2 che coprivano il corpo, ciascuno si muoveva davanti a sé, andavano là dove lo spirito li dirigeva e, muovendosi, non si voltavano indietro. Tra quegli esseri si vedevano come carboni ardenti, simili a torce, che si muovevano in mezzo a loro. Ripeto per chi non avesse colto questa virgola devastante. Tra quegli esseri, scrive
chiunque abbia scritto la Bibbia, si vedevano come carboni ardenti simili a torce che si muovevano in mezzo a loro. Il fuoco risplendeva e dal fuoco si sprigionavano bagliori. Ora, per piacere, aprite le orecchie, ok? Gli esseri andavano e venivano come un baleno. Io guardavo quegli esseri ed ecco sul terreno una ruota al loro fianco, di tutti e quattro. Le ruote avevano l'aspetto e la struttura come di topazio e tutte e quattro la medesima forma. Il loro aspetto e la loro struttura era come di ruota in mezzo ad un'altra ruota. Potevano muoversi in 4 direzioni senza aver bisogno di voltare nel muoversi. La loro circonferenza era assai grande e i cerchi di tutte e 4 erano pieni di occhi, tutti intorno. Quando gli esseri viventi si muovevano, anche le ruote si muovevano accanto a loro e, quando gli esseri si alzavano da terra, anche le ruote si alzavano. Quindi dice quando gli esseri viventi si muovevano, sottolineando una distinzione fra le due cose, no? Nel senso che quelli erano esseri viventi e le ruote forse no. Quando gli esseri si alzavano da terra, anche le ruote si alzavano dovunque lo spirito le avesse spinte. Le ruote andavano e ugualmente si alzavano perché lo spirito dell'essere vivente era nelle ruote. Quindi, non riuscendo a capire come oggetti inanimati potevano muoversi in quel modo, si riferì allo spirito dell'essere vivente, capito? Come una forza invisibile che muoveva le ruote, quando magari era tecnologia, ma comunque andiamo avanti. Quando essi si muovevano, esse si muovevano. Quando essi si fermavano, esse si fermavano, e quando essi si alzavano da terra, anche le ruote ugualmente si alzavano, perché lo spirito dell'essere vivente era nelle ruote. Al di sopra delle teste degli esseri viventi vi era una specie di firmamento, simile ad un cristallo splendente disteso sopra le loro teste, e sotto il firmamento vi erano le loro ali distese, l'una di contro all'altra. Ciascuno ne aveva 2 che gli coprivano il corpo. Quando essi si muovevano, io udivo il rombo delle ali, simile al rumore di grandi acque, come il tuono dell'Onnipotente, come il fragore della tempesta, come il tumulto di un accampamento. Quando poi si fermavano, ripiegavano le ali. Ci fu un rumore al di sopra del firmamento che era sulle loro teste. Sopra il firmamento che era sulle loro teste apparve come una pietra di zaffiro in forma di trono, e su questa specie di trono, in alto, una figura dalle sembianze umane. Da ciò che sembrava essere dai fianchi in su mi apparve splendido come l'elettro, e da ciò che sembrava dai fianchi in giù mi apparve come di fuoco. Era circondato da uno splendore il cui aspetto era simile a quello dell'arcobaleno nelle nubi in un giorno di pioggia. Tale mi apparve l'aspetto della gloria del Signore. Quando la vidi, caddi con la faccia a terra e udii la voce di un uomo che parlava. Rendersi conto che un racconto del genere è riportato nella Bibbia, signori, è veramente sconvolgente. Dire che tutto questo è devastante, allucinante, incredibile è dire poco. Cioè, riferirsi a questo scritto biblico come letteralmente a oro in ambito ufologico, a parer mio, significa minimizzare, è un eufemismo. Qui ci sono tanti punti da chiarire perché, insomma, manca il background, nel senso questo video potrebbe essere pienamente compreso solo se vi siete visti quest'altro mio video in cui parlo delle vere sembianze degli angeli biblici, ok? La parte più devastante del racconto di Ezechiele, a parer mio, è senza ombra di dubbio la parte in cui gli angeli troni giungono a fianco degli esseri. Ebbene sì, quelle che lui chiama ruote dentro le ruote sono angeli, sono stati reputati angeli. Quelli che al tempo vennero classificati come angeli biblici sono in realtà, molto probabilmente, delle tecnologie provenienti da chissà dove. So che ti immagini gli angioletti così, stile dipinto del 1400, la verità però è che la Bibbia divide gli angeli in caste, e oltre a far provenire ogni tipologia di angelo da diversi corpi celesti nel cosmo, informati, ogni angelo ha un aspetto diverso che è estremamente l'opposto di quello che ti hanno propinato nell'ora di religione. Potevano muoversi in 4 direzioni senza aver bisogno di voltare nel muoversi, la loro circonferenza era assai grande e i cerchi di tutte e 4 erano pieni di occhi tutti intorno. Quando gli esseri viventi si muovevano, anche le ruote si muovevano accanto a loro, e quando gli esseri si alzavano da terra, anche le ruote si alzavano.
Questo ti spiega la correlazione fra gli esseri con tre volti e gli angeli troni, come se ognuno avesse uno di questi oggetti assegnato che si muoveva in relazione all'essere. Quando si parla delle visioni di Ezechiele, signori, non si può fare altro che ovviamente approfondire la figura dei veri angeli biblici. Probabilmente di esseri extradimensionali, di manifestazioni paranormali che poco o nulla c'entrano con le manifestazioni divine attribuite a Dio. Ho già parlato degli angeli troni, ma voglio approfondire. Gli angeli troni, che in lingua antica venivano chiamati Ophanim, vengono definiti angeli da uno dei rotoli del Mar Morto, mentre le ultime sezioni del libro di Enoch li ritraggono come una classe di esseri celesti che insieme ai cherubini e ai serafini, che sono insomma le classi angeliche più alte, non dormono mai e che custodiscono il trono di Dio. Questi esseri, cari amici, per farvela semplice, perché sennò davvero il video dovrebbe durare 10 anni, questi esseri trovano posto anche in altri scritti biblici, non è un caso isolato, anche in altri scritti biblici che confermano quella che forse può davvero essere definita come casistica ufologica. Per esempio nel libro di Daniele, uno dei tanti libri della Bibbia ebraica, in Daniele 7:9 possiamo leggere quanto segue. Mentre guardavo, erano posti degli Ophanim e l'antico dei giorni si sedette. I suoi vestiti erano bianchi come la neve, i capelli della sua testa erano bianchi come la lana, il suo trono era fiammeggiante di fuoco e le sue ruote erano tutte in fiamme. Ovviamente per ruote si intendono gli Ophanim, come se questi oggetti tendessero ad accompagnare la maggior parte delle manifestazioni divine che ebbero i profeti nell'antichità. Studiando si ritrovano in molti altri scritti e vengono letteralmente descritti come oggetti che seguono a specchio uno specifico soggetto. Se esso si muove anche gli Ophanim si muovono, se esso si alza anche essi si alzano e così via. Si tratta forse di una qualche diavoleria tecnologica proveniente da chissà dove, chissà quando? È lecito chiederselo, no? O parliamo di veri e propri esseri senzienti? Nel libro di Enoch ci sono molti indizi che ci fanno pensare ad una moltitudine di comparse da parte degli Ophanim, che nel libro di Enoch venivano chiamati quelli dai molti occhi. Quindi, attenzione, quanto è facile per un essere umano di 3000 anni fa vedere qualcosa anche lontanamente simile all'obiettivo di un'attuale telecamera installato su chissà quale tecnologia e interpretarlo come un occhio? E qui, a livello concettuale, mi devo rifare per forza di cose al culto del cargo, al culto che nacque all'interno delle tribù malesiane quando per la prima volta videro gli aerei cargo occidentali che portavano medicine provviste, aerei che interpretarono come manifestazioni divine e per i quali nacque letteralmente un culto. Questa è forse la chiave per comprendere la religione? Può forse lo studio della mente umana rivelare una realtà diversa dalla religione che ci hanno propinato? Che cosa hanno visto queste persone? Nascosto nei passi del libro di Daniele ci sono insegnamenti esoterici della cosmoconcezione dei Rosa Croce. Il suo trono era fiammeggiante di fuoco. Ecco, secondo determinati insegnamenti che fondano il proprio dogma basandosi sulla Bibbia, il Signore della Fiamma si riferiva alla gerarchia di Elohim, che sono niente di meno che gli angeli troni alla descrizione dell'Antico Testamento. La frase "il suo trono era fiammeggiante come il fuoco" è dovuta a causa della brillante luminosità dei loro corpi e dei loro grandi poteri spirituali, perché ricordiamoci che queste sfere, viste dai profeti, brillavano di luce intensa simile al fuoco. Ecco, nell'antica Roma vennero descritti clipei ardentes, clipei da clipeus, che erano gli scudi dei romani circolari, anch'essi fiammeggianti come il fuoco, visti svolazzare in cielo. Qual è la connessione? Ho forse disegnato una costante storica che ci porta a riconoscere alla luce del sole una clamorosissima casistica ufologica? Meglio dirsi che sono tutte fesserie, non è così? Così facendo non si deve affrontare il problema. Meglio proporre la risatina quando si cercano determinate risposte, così che certe domande non vengano nemmeno proposte. Come sempre, signori, siete voi a giudicare, andate nei commenti e esprimetevi. Per oggi è tutto. C'è molto altro da dire, questo era solo un assaggino, quindi se questo video raggiunge immediatamente i 10.000 like, e per immediatamente intendo in 24 ore, proporrò una serie di 3 episodi flash sulle manifestazioni ufologiche nei testi sacri. Mi raccomando, quindi, se vuoi continuare questo discorso, lascia un like di supporto al video. Se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio.
Adieu.